Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Proseguendo con i parallelismi biografici, analizzando la testimonianza di Coniata, emergono delle descrizioni interessanti rispetto alle qualità di Andronico. Questo aspetto era comune ad entrambi gli storici Giovanni Cinnamo e Niceta Coniata, che seppur non mancavano di disprezzare l'operato di Andronico, allo stesso tempo ne testimoniavano le qualità. In questo senso il tutto acquista una connotazione interessante, poiché emergono numerose similitudini con gli scritti evangelici ed in questo senso le figure di Gesù e di Andronico si fondono perfettamente in una sola. A tal proposito Niceta Coniata sottolinea la grande intelligenza ed astuzia di Andronico. Le macchinazioni contro l'imperatore venivano tramate di continuo, ma puntualmente venivano scoperte e bloccate a causa del suo coraggio e la sua intelligenza di molto superiore a quella dei suoi nemici. Un altro dettaglio interessante che riporta Coniata è quello che riguarda il modo di scrivere di Andronico, definendolo eloquente e persuasivo. Non a caso, per lo storico bizantino, Andronico era un filosofo ed adorava talmente tanto le epistole di Paolo a tal punto che amava inserire quegli aforismi così irresistibilmente potenti nelle sue belle lettere, aggiungendole alle sue di parole cariche di bellezza e persuasione. Forse anche questa spiegazione è stata inserita in realtà dall'editore successivo che si nasconde dietro Niceta Coniata, che ha tentato probabilmente di spiegare l'evidente senso evangelico delle epistole di Andronico, riportando che l'imperatore era solito copiare direttamente l'apostolo Paolo. Ancora, Niceta ci dice che Andronico studiò filosofia ed in particolare teologia, arrivando ad emanare persino leggi in materia, vale a dire dei comandamenti. In tal senso, Coniata ci dice: disapprovava fortemente l'usanza, comune sia allora che oggi, di discutere i dogmi divini e non gli piaceva affatto dire o ascoltare qualcosa di nuovo su Dio, sebbene non fosse estraneo alla saggezza. Apprezzava l'educazione e non allontanava sé le persone istruite, ma al contrario le teneva presso il suo trono e spesso le incoraggiava con doni e le onorava con importanti dignità. Considerava la filosofia celeste importante e preziosa, approvava gli oratori eloquenti e teneva in grande considerazione gli studiosi di legge che avevano talento. Tornando a Vangeli, anche Gesù Cristo era un filosofo, dà dei comandamenti, cambia le leggi di Mosè, risponde alle domande su come ci si dovrebbe e non dovrebbe comportare in determinate situazioni. Prende parte persino ai processi. Ricordiamo il processo del peccatore descritto in Giovanni 8:1-11. All'alba apparve di nuovo nel tempio, tutta la gente si radunò intorno a lui e si sedette per insegnare loro. Gli insegnanti di legge e i farisei portarono una donna sorpresa in flagrante adulterio. Gesù espresse così la sentenza: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Giovanni 8:7. E lo stesso Andronico presiedette dei processi, ed è importante ribadire che nessun altro imperatore è mai stato descritto come un filosofo e con intelligenza superiore come è stato fatto per Andronico. Tracce di questa intelligenza la ritroviamo anche in Gesù, nella descrizione del Vangelo, dove durante la sua infanzia si mise a conversare con gli insegnanti adulti sorprendendoli con i suoi ragionamenti. In Luca 3:39-52 ad esempio è scritto: lo trovarono nel tempio seduto tra i dotti, mentre li ascoltava e faceva loro delle domande. Tutti quelli che lo udirono rimasero sorpresi dalla sua intelligenza e dalle sue risposte. Tornando alle questioni teologiche ed il legiferare di Andronico riguardo ad esse, è importante menzionare il decreto scritto per conto di Dio. Niceta Coniata, o meglio l'autore originario, rimase molto irritato e sdegnato da questa iniziativa di Andronico nello scrivere questo decreto. Ne rimase molto turbato e disse: il decreto inizia così: come disse il Signore, e non per ordine del nostro sovrano, santo monarca e imperatore, decretiamo e dichiariamo che per il bene dello Stato e in particolare per il benessere di Andronico, il Salvatore dei Romani, è necessario, e così via. Quello che salta all'occhio è innanzitutto il fatto che il decreto reale è stato presentato come scritto per conto di Dio stesso e secondariamente Andronico si è definito Salvatore dei Romani, e sappiamo bene che anche Gesù Cristo si definiva così.
Secondo la versione scaligeriana, infatti, Andronico Comneno, ambizioso e scaltro, si atteggiò a salvatore di Alessio II Comneno, figlio del defunto Manuele, per salire al trono, affermando infatti che quest'ultimo fosse soggiogato dalla madre e dal di lei amante. Fatto questo, Andronico iniziò a muoversi verso Zargrad, ormai sicuro dell'appoggio popolare. Tornando a Coniata, probabilmente rimase offeso dal fatto che Andronico si identificava con Dio e probabilmente non riusciva a capire il vecchio testo originale che stava riscrivendo, che si riferiva a Gesù identificato come un Dio. Il fatto importante di questo decreto è che è collegato direttamente con lo scoppio della rivolta che portò all'esecuzione di Andronico Cristo. Probabilmente fu la goccia che fece traboccare il vaso. Anche Giovanni Cinnamo riporta di una disputa religiosa scoppiata a Zargrad nella seconda metà del XII secolo. Al centro della lotta c'è Andronico Comneno e la disputa verteva su un nuovo movimento religioso introdotto dal re stesso. Secondo la cronologia scaligeriana, questi eventi avvennero intorno al 1166 e Cinnamo ne parla molto, dedicandogli 7 pagine. Inizia la descrizione esordendo con il fatto che la Chiesa tradì Andronico con un anatema, classica maledizione che colpiva un reo impenitente condannandolo alla perdizione eterna. Come causa di ciò, Cinnamo spiega che il motivo fossero le incursioni che Andronico fece dalla Persia alle terre romane, riducendo in schiavitù molte persone, trasferendo il bottino di guerra ai persiani. Ricordiamo innanzitutto che nelle cronache antiche sotto il nome persiani si nascondono i prussiani, cioè i russi. Tutto ciò però appare strano, poiché gli storici bizantini non sono estranei a scrivere di guerre, incursioni ed episodi militari, e mai la Chiesa ha reagito in qualche modo, quindi deve esserci per forza dell'altro. E questo lo capiamo successivamente quando Cinnamo riporta che in quel periodo avvenne a Bisanzio una disputa sulla gloria di Cristo. Ricordiamo che secondo la versione scaligeriana siamo nel 1166 e in breve il nocciolo della questione è il seguente. Durante il mandato di Luca Crisoberge, arcivescovo ortodosso e bizantino, emersero molte controversie teologiche. La prima questione emerse riguardo alla relazione tra il Figlio e il Padre nella Santissima Trinità. Ad un certo punto, un certo Demetrio de Lampi diede una spiegazione alla frase nel Vangelo di Giovanni che è grosso modo questa: «Mio Padre è più grande di me». Da questa spiegazione nacque un nuovo insegnamento religioso che influenzò i fondamenti della fede. La nuova dottrina fu presentata allo zar, il quale prese parte attiva alla disputa scoppiata. La figura centrale della disputa divenne lo zar, il cui nome, ribadiamolo, non è mai specificato da Cinnamo. Oggi si ritiene che questo zar fosse Manuele, ma analizzando meglio il tutto si scopre che non è proprio così. Il nome re in queste pagine viene menzionato 17 volte, la parola lui in relazione al re 6 volte ed il nome Manuele appare una sola volta. Ma quindi chi è questo re? Si tratta di Manuele oppure di qualcun altro? Qui ci colleghiamo a ciò che ha scritto D'aNiceta Coniata. Anche lui dedica ampio spazio a questa vicenda, circa 16 pagine, ed anche in questo caso, in tutto il capitolo il personaggio principale viene chiamato semplicemente re, solo alla fine viene menzionato 3 volte il nome Manuele. Ora, questo nome è molto vicino a Emmanuele o Emanuele, nome che compare nelle profezie di Isaia e che viene applicato a Gesù dal Vangelo di Matteo. Per cui questo poco menzionato Manuele potrebbe essere in realtà Emanuele, e cioè Gesù Cristo, e quindi Andronico Comneno. Quindi alla luce di ciò tutto prende senso, la disputa si intensifica a tal punto che vennero coinvolte le più alte gerarchie della Chiesa, compreso il suddetto patriarca Luca. Emerse un'intensa lotta attorno ad un nuovo movimento religioso guidato dallo stesso zar Andronico Comneno, per cui la stessa datazione ufficiale dovrebbe essere rivista. Molti credenti rimasero coinvolti nel conflitto, fioccavano insulti da entrambe le parti. Cinnamo ci dice che il patriarca Luca è stato insultato e ridicolizzato. Lo zar ha insistito proprio sulla sua nuova interpretazione dei dogmi della Chiesa. Fu convocato uno speciale consiglio ecclesiastico.
oggi è chiamato Concilio di Costantinopoli del 1166. Lo zar formulò le tesi principali e i gerarchi della Chiesa approvarono la definizione che lo zar stesso firmò e infine, scolpendola sulla pietra, la collocarono nel Tempio di Sofia, sul lato sinistro dell'ingresso. Ma è grazie a Coniata però che emergono più dettagli riguardo a questa vicenda. Nella prossima puntata scopriremo più informazioni e andremo alla scoperta delle tavole di pietra su cui venne scolpito il nuovo decreto di Andronico Cristo. Grazie mille per aver guardato il video, mi raccomando lascia un mi piace per supportare gratuitamente il canale, lascia un commento per farmi sapere cosa ne pensi e iscriviti per non perderti i futuri video. A presto!